Molto bene, è arrivato il momento di provare il Deltone. Ci troviamo sul costo di Asiago, come potete vedere siamo al sesto tornante. Oh mio Dio, Madò! Sei incastratissimo in sto sedile. Madonna. Porca miseria. Ma senti che suono. Oddio. Prima di iniziare a raccontarvi dell'auto vi lascio un minutino per ascoltarla. Nel frattempo io nel video stavo capendo anche un po' come guidarla. Madò, senti che roba. Sto godendo proprio come... Adesso sì, facciamo una sessione un po' che prendiamo la mano, ci godiamo la macchina, poi dopo diciamo qualcosa di intelligente. La Madonna, era la nostra! Puttana! Ok. Molto bene, siamo a bordo del Lancia Delta Integrale Evoluzione 2, chiamato più amichevolmente Deltone. Ma l'ultima vera Lancia, tra l'altro. È iniziato il declino e poi in realtà siamo arrivati ad oggi che fanno solamente un modello che è la Y. Questo invece è il Deltone, conosciuto in tutto il mondo. Primo tornante appena fatto del costo di Asiago. Madò. Con la turbina originale abbiamo molta coppia in basso e invece in alto rimane lineare, è sotto che fa paura. 215 cavalli e 310 Nm di coppia, trazione ovviamente integrale. Mamma, come ti fai i tornanti con sta roba, ma come sale, ma che roba. Senti, e poi si calma. Turbina piccolina che fa questo effetto qua. A giri bassi il suono sembra quasi quello di un Subaru, anche lo sbuffo, invece a giri alti no. Per chi non conoscesse quest'auto, e ce ne vuole per non conoscerla, però il Delta Integrale Evoluzione è uscito nel 91. Mamma, senti che botto. È stato prodotto fino al 94 più o meno, poi in realtà nel 95 hanno continuato a venderle, però la produzione era cessata nel 94.
che roba! È che è difficile parlare e guidare sta roba. Questa è del 93, essendo appunto l'Evo 2, ha 16 valvole, è anche catalizzata. Se vogliamo dirla tutta, abbiamo anche il condizionatore. Allora, sai cos'è? Che questa macchina è una leggenda, anche perché non esiste altra auto che ha vinto 6 mondiali consecutivi, cioè al mondo è l'unica che ha vinto 6 VRC 6 anni consecutivi, cioè spettacolare, no? Però io quando le provo mi chiedo sempre, no? Ma sarà veramente figa quanto dicono, o diciamo si è creata intorno una leggenda? Devo dire che è una gran figata, come dicono, sia vabbè per l'erogazione del motore, ma cioè, ma che roba, guarda che roba, madò, cioè c'è una trazione spettacolare. Tra l'altro un'altra roba molto figa che ero andato a leggermi su internet, quando l'ho letta ho detto sti c***i. Praticamente pare che tra le sue specifiche ci sia quella del generare 1.5 G di gravità in appoggio, cioè guarda che è tanto, cioè neanche le auto nuove, nel senso alcune non riescono ad arrivare a tanto, poi perdono in aderenza, e invece abbiamo il Deltone, che tra l'altro è bello anche lo sterzo, poco filtrato, non è direttissimo, non è velocissimo, cioè un po' devi girare, guarda, vedi, mamma. Cioè senti che roba. Ok, parliamo un po'. Reattività del gas perfetta, cioè perfetta, veramente perfetta. Freni un pochettino troppo spugnosi, cambio una bomba, facilissimo da usare, cioè sto cambio può usarlo anche mia nonna, veramente. Cioè quando provi le auto vecchie di solito devi un po' capirlo il cambio, qua non c'è da capire niente, fa tutto lui praticamente, bellissimo, innesti morbidi, vanno dentro proprio come burro, ma che roba. Tralasciando l'estetica, che poi è una macchina praticamente senza tempo perché è spigolosissima ma ancora bellissima, diciamo che stiamo guidando una leggenda, ecco. E tra l'altro volevo anche dirvi che aveva già l'ABS di serie, non l'abbiamo sperimentato perché sinceramente appunto preferirei una frenata un po' più potente, quindi dato anche il valore di quest'auto non sperimentiamo l'ABS, ci fidiamo di quello che ci dice Lancia. Grazie appunto ai 215 cavalli e soprattutto alla trazione che ha uno 0-100 di 5,7 secondi. 5,7 secondi su un'auto del 93, 215 cavalli non sono un'infinità, però madonna se li scarica bene, la fanno viaggiare molto bene. Poi tra l'altro un motore che sopporta delle modifiche che vabbè lasciamo perdere, anche il telaio, io ho visto delle robe su queste macchine che lasciamo stare. Diciamo che la particolarità della Evo è esatto che è molto più bombata, cioè diciamo che è quella famosa perché poi sì, le prime cofano paro. Sì, esatto. Le bombature nei parafanghi non c'erano, esatto, quindi è molto più bombata sia su cofano che su parafanghi, quello sicuramente. Tra l'altro è una trazione integrale permanente, quindi è proprio una vera auto da rally. Senti che Madò! Oddio, guarda te! Tra l'altro anche l'impostazione del volante è strana perché non è proprio verso di te, non è neanche come quello della Mini Minor che è piatto, che sembra quello di un pullman, ma è una via di mezzo, cioè ce l'hai sì verso di te, ma è tendente
all'anteriore, se è particolare. Comunque veramente c'è sti sedili, ma ti giuro, guarda che comodi così ne ho provati ben pochi, cioè comodi e contenitivi, nel senso, perché comunque comodi ok, però se fai la curva e vai contro il finestrino non serve più a niente, cioè tu sei ficcato dentro. Per la mia statura sono perfetti. Facciamo anche un po' di rally giusto per ricordare i vecchi tempi. C'è da dire anche che il costo di Asiago riesce a tirar fuori dalle auto e dalle moto l'ignoranza proprio che hanno dentro. Madonna, pure fare la doppietta è bellissimo perché il cambio ti aiuta un sacco e il gas è strareattivo. L'unico difetto sono i consumi. Consuma, 2 km con 1 litro? Madonna! 6-7 andando tranquillo. Beh, tanto uno non è che la compra per auto da tutti i giorni, quindi quando vuoi fare l'ignorante butti 50 euro dentro e vai. È tenuta da Dio comunque sta macchina, cioè bisogna fargli i complimenti a tuo papà perché mamma mia. Eccola, nono tornante in discesa. Va che roba, va che madò. Senti che roba, cioè se apri quando ancora non sei uscito senti proprio il posteriore, si sente che c'ha più coppia dietro, ti aiuta a chiudere. Molto bene ragazzi, grazie della visione, spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Grazie Riccardo. Prego. Grazie a te. Cazzo la voglio. È stato un buon investimento allora. Mamma, sei un buon investimento. Vi lascio ora 3 minuti di godimento, solo sound puro. Prenderò questo pezzo, lo metterò anche su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi anche lì, Passione Motori. Quindi che dire, buon ascolto.
the beat, let's party in my street.